Ragazzi, nella prima parte di questo video andremo a parlare di come raccogliere soldi con un'associazione. Dato che so che ad alcuni di voi può non interessare questa cosa, vi invito almeno di andare a questo minuto del video e sentire la storia di Niccolò, figlio di Carlo, che soffre di distrofia muscolare. È molto forte e può essere di ispirazione per ognuno di noi. Poi qui sotto vi lascio il link alla campagna che ha fatto Carlo proprio per supportare la ricerca in queste malattie rare. Buongiorno, oggi sono con Carlo Alberto Micheli, avvocato fiscalista e fondatore di My Accounting. Con lui abbiamo già fatto alcuni video insieme, però nell'ultimo periodo si è messo a raccogliere soldi per progetti di ricerca anche per suo figlio, di cui dopo comunque parleremo. Quindi volevo chiederti come funziona un attimo la raccolta no profit di denaro per ricerca o comunque progetti benefici in Italia. Allora, in Italia la situazione sul finanziamento alla ricerca è abbastanza drammatica e non sono parole mie, ma sono parole dei ricercatori e che comunque hanno notizie di questo tipo continuamente. Quindi che cosa succede? Generalmente chi vuole finanziare dei progetti di ricerca ha due strade: o è benestante e quindi autofinanzia un team di ricerca, Chiaro. e queste sono parole dette da medici, me le hanno dette in confidenza. Tu hai 300-400 mila euro, fai il tuo team, finanzi il progetto di ricerca per curare te stesso o un familiare. Queste sono cose che accadono. È bruttissimo, ma è la realtà. E quindi chi è senza soldi? Chi è senza soldi e magari ha la sfortuna di avere una malattia rara e non conosciuta, non ha tante alternative. Quindi generalmente o si appoggia ad un'associazione Onlus che si occupa di questo, oppure se questa associazione non c'è, ne crea una. Ok, ma come funziona tutto questo processo e come si creano queste cose? Cosa succede materialmente? Allora, dobbiamo creare un'associazione. L'associazione è un ente riconosciuto dalla Costituzione, articolo 18, che prevede appunto la possibilità libera di associarsi, per un determinato scopo, per un determinato fine. Questo scopo ovviamente non deve essere un fine di lucro, perché l'associazione esiste per un motivo mutualistico, culturale, di interesse generale, di utilità sociale. Sì, insomma, uno non apre l'associazione così tanto per raccogliere soldi e sparire. Esatto, assolutamente. Quindi costituire un'associazione è semplice. L'associazione sostanzialmente si può costituire anche di fatto. Io, te e un'altra persona ci associamo. Ok. Però per poter poi essere riconosciuti a livello giuridico, ottenere anche vantaggi, l'autorizzazione a effettuare raccolta di denaro, eccetera, bisogna dargli una forma e una veste. Questa veste avviene attraverso la registrazione o comunque l'attribuzione del codice fiscale che viene dato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un atto costitutivo e di uno statuto. L'atto costitutivo indicherà chi sono i soci fondatori e quali sono gli scopi primari. Lo statuto andrà a delineare quello che sono le norme di funzionamento, quindi come si diventa soci, come viene raccolto il denaro, ma anche come funziona l'assemblea, perché poi l'associazione è un insieme di persone che si autogoverna. Basti pensare che le normative sulle associazioni sono solo di natura fiscale, non sono di natura civilistica su come funziona, perché c'è proprio lo statuto che deve delineare come funziona. Ovviamente tutti i soci hanno gli stessi diritti, eccetera, perché comunque è un'istituzione di natura ampiamente democratica. È la forma giuridica più democratica che c'è, non è che come le società chi ha il 51% comanda. Nell'associazione ognuno ha il diritto di voto, poi può essere regolamentata le varie forme. Comunque il procedimento è abbastanza semplice. Se vogliamo registrare l'atto costitutivo dello statuto, i costi variano fra le 200 e le 230 euro, perché c'è anche l'imposta di bollo, si paga imposta di registro e imposta di bollo. Quindi si crea l'associazione, atto costitutivo, statuto, almeno 3 persone, si registra questo all'Agenzia delle Entrate e si ottiene il codice fiscale. Se poi invece si vuole anche svolgere attività commerciale, ovviamente quando parlo di attività commerciale parlo di attività connessa ai fini tipo istituzionali. vendita del merchandising o cose di questo Quindi tipo. l'associazione che vende l'uovo di Pasqua, che vende il mazzo di fiori, deve avere la partita IVA, che vende le magliette. Ovviamente le tasse e l'IVA sono agevolate, non si pagano in pieno, però c'è un piccolo fee da dare allo Stato di IRP, di IRES e di IVA. Se io voglio iniziare, voglio fare questa associazione, come faccio? E più o meno i costi li hai già detti bene o male,
però se me li puoi dire più specifici e come devo fare, come mi comporto. Ok, il primo step è essere almeno 3 persone, ci vuole un presidente, un vicepresidente e un segretario. Ok. E poi si può aggiungere i vari consiglieri. O se comunque lo statuto lo prevede, crescendo l'associazione ci sono anche altre figure. Quindi raccolte queste persone andiamo a compilare l'atto costitutivo. Chiaro. L'atto costitutivo che andrà a rispecchiare quali sono gli obiettivi primari e sostanzialmente è un verbale dove Ma si indica. questo lo fai con un professionista? Lo puoi fare anche da solo, se lo fai con un professionista magari fai prima. Se lo fai da solo comunque si trovano tanti forum online, però attenzione all'oggetto che deve essere ben delineato. Ok. Poi una volta fatto l'atto costitutivo si fa lo statuto, dove sono regolate appunto le norme di funzionamento. Ci sono dei contenuti obbligatori, perché deve essere uno statuto democratico, deve essere rispettato, quindi l'inserimento e l'adesione di tutti i soci, certo, di chiunque ne faccia domanda, salvo che la presenza di questa sia ostativa al funzionamento, ma comunque generalmente tutti possono entrare nell'associazione, e deve essere specificato il fine che si vuole perseguire, che non deve essere un fine di lucro. Per fine di lucro si intende la distribuzione degli utili ai soci. Okay. Questo è il fine di lucro, non che non ci sono i soldi. Sì, i soldi quindi ci sono. Se qualcuno ci lavora al suo interno è giusto che comunque arrivi lo stipendio. Che sia pagato, ovviamente. Perché comunque quando un'associazione si struttura, pensiamo ad associazioni grandi come per esempio l'AIL o associazioni ONLUS più grandi, ci sono magari gli impiegati all'interno, quindi questi sono normalmente regolati secondo il diritto di lavoro e quindi percepiscono il loro stipendio. E poi comunque però non c'è la divisione dell'utile. Esatto, perché tutti i soldi che raccolgono le associazioni sono destinati a finanziare progetti per i quali l'associazione è nata. Ovvio. Quanto ai costi? Ti dicevo, imposta di registro, 200 euro, più imposta di bollo che sono 16 euro ogni 100 righe dello statuto, più per ogni allegato che si vuole inserire. Quindi veramente il costo è fra i 200 e i 300 euro. Se poi ci si affida a un professionista, ovviamente l'onorario varia a seconda del professionista scelto. Comunque diciamo che all'incirca con 500 euro un'associazione te la cavi. Quindi nel momento che abbiamo fatto l'associazione abbiamo da fare i verbali obbligatori, uno l'anno, che è quello del bilancio, e i verbali per cominciare determinate campagne di raccolta fondi, oppure i verbali delle riunioni del consiglio direttivo. Quindi la gestione in questo punto va divisa in due. Esiste una gestione di natura civilistica, ossia proprio gli obblighi che ti devi fare per dimostrare il corretto funzionamento delle associazioni, e poi la normativa fiscale, quindi cosa devo dichiarare al fisco se svolgo attività commerciali, perché se svolgo attività istituzionale non devo fare niente con il fisco. Però è difficile con la sola attività istituzionale raccogliere, perché per raccogliere magari ci vogliono i gadget da vendere e altre cose, quindi la natura commerciale spesso viene fuori. Ma se io invece per ipotesi non voglio prendermi tutte queste cose da fare, ma comunque, che ne so, ho un problema o voglio raccogliere dei soldi per una ricerca che mi colpisce in modo diretto, come posso fare? Ci sono altri modi, altre cose? Magari condividi anche la tua storia perché a te è successo proprio questo. Esatto, io personalmente all'età di 2 anni e mezzo di mio figlio, che ora ha 6 anni, gli è stata diagnosticata la distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, che è una malattia rara, e subito dopo, a parte aver trascorso 3 giorni in silenzio perché non sapevo proprio come reagire di fronte a questa cosa, perché è neurodegenerativa, quindi non è che le fibre muscolari perse non verranno mai recuperate, e quindi porta poi all'infermità e alla disabilità. Cioè mio figlio a 6 anni cammina, però dopo poco è sulla sedia a rotelle perché è stanco, poi fa tutte le varie cose, a livello cerebrale è un piccolo genio, quindi nulla da lamentarsi, anzi più intelligente di me, e però dal punto di vista motorio si stanca facilmente. Quindi quando mi sono ritrovato con questa diagnosi ho cominciato a cercare e non c'era niente, non c'era niente online perché è una malattia rara e non c'è cura, e quindi io ho cominciato a cercare nei database, ho cercato sui siti americani, inglesi, qualsiasi tipo di informazione, ho preso contatti con tantissimi medici. L'unica cosa che mi avevano detto i medici: ci vediamo fra 6 mesi per il follow up e vediamo l'avanzamento. Bello, cazzo. Quindi io ho detto no, io non sono un medico, però qualcosa voglio fare, e
Ma intanto, intanto complimenti, sì. cazzarola, non ti dicono ok ci vediamo tra 6 mesi, vediamo cosa succede. Sì. No, ce la faccio, è quello il modo. Qualcosa voglio fare. Comunque è quello il modo di approcciarsi a questo e adesso ce la facciamo, Qualcosa dobbiamo fare, e ho trovato, navigando e poi anche sotto consiglio di un medico del Gaslini di Genova, un'associazione che si chiama AIDMED Onlus, aidmed.org è il sito, che si occupa appunto di mettere insieme i pazienti o i familiari dei pazienti che hanno questa malattia e finanziare progetti di ricerca. Progetti di ricerca che fino a poco tempo fa non c'erano. Ora finalmente si inizia a vedere qualcosa. E in particolare c'è una tecnologia che si chiama CRISPR-Cas9, e perdonatemi se pronuncio male, ma a me di come funziona la tecnologia, te lo dico sinceramente, a me non mi interessa, basta che io voglio capire i risultati, Poi ovviamente mi sono documentato, ho parlato con i medici, ho capito che questa tecnologia, che sostanzialmente, detto per profano, e chiedo di nuovo scusa, è un editing genetico, come un taglia e cuci del DNA. Praticamente l'AIDMED finanzia questo progetto, quindi io faccio l'avvocato, faccio consulenza, non è che faccio il medico, come posso aiutare? E per aiutare guidavo in macchina, mi è venuto in mente potrei creare un qualcosa, uno spot, un video, una pubblicità, e visto che anch'io sono su YouTube e conosco oltre a te anche altri YouTuber, che magari facciamo girare questa pubblicità e raccogliamo i soldi. Ovviamente i soldi sono raccolti dall'associazione. Comunque qui sotto vi lascio il link di quella pubblicità, di quella campagna, e se volete sostenere la sua causa e aiutare Niccolò, che è suo figlio, vi lascio qui sotto lo spot e potete andarvelo a vedere, e poi ogni piccolo centesimo è pur sempre qualcosa per la causa, e quindi se vi fa piacere anche condividete questo video se vi è stato utile oltretutto, e se volete partecipare a questa campagna comunque. Quindi alla fine, da quel che ho capito, in ogni caso ti sei affidato a un'associazione, sei entrato in questa associazione. Sono entrato in questa associazione, di cui ringrazio Anna, Stefania ed Eleonora, che sono chi se ne occupa, chi la gestisce. Ho creato questo progetto che si chiama Cuore di Caffè, che sostanzialmente consiste in una donazione a partire da €1, per arrivare a un obiettivo minimo di 107.000 euro, che è la prima fase della ricerca. Poi sul sito dell'AIDMED si trova tutto. E ovviamente la donazione non la raccolgo io, mi sono appoggiato a loro, abbiamo creato il bottone PayPal, e io ho usato le mie competenze in digital marketing, le mie competenze in ambito YouTube eccetera, e anche le mie conoscenze per quanto riguarda i cameraman, chi fa i siti web eccetera, per creare tutta questa cosa. Avrei potuto investire questi soldi e fare una donazione e fermarmi, oppure avrei potuto creare qualcosa di lungo periodo che magari permetterà di ricevere donazioni nel tempo. Ecco, questo era l'obiettivo, perché poi non è neanche detto che funzioni per Niccolò questa cosa, perché ogni paziente è diverso, magari arriverà che funziona per un altro, va bene lo stesso. Ho capito. Quello che dobbiamo fare è, preso atto che non c'è finanziamento alla ricerca, perché non è che ce n'è un po', non c'è, zero, per questa tipologia, c'è poco per tutto. Io ci rido sopra, però è tra virgolette drammatico. Allora qualcosa facciamo. Mi sono appoggiato a loro, quindi il pulsante PayPal va direttamente all'AIDMED Onlus. Ovviamente sul sito c'è tutte le certificazioni possibili. Immaginate, ci metterei la mano sul fuoco su Anna, Stefania ed Eleonora. Sì, quindi alla fine quello che hai fatto è appoggiarti a un'associazione che già esiste e quindi che è già certificata, già la sua storia, già offre un qualcosa di positivo. Esatto. Hai detto: mi faccio promotore di questo piccolo progetto all'interno dell'associazione, e stai cercando, con la tua esperienza, con le tue conoscenze, come chiunque di noi può avere, stai cercando di farti promotore di questa cosa che... Sì, ci metto la faccia ed è qui oggi, tra l'altro. E a volte è dura, perché in un video in diretta sul mio canale ero in diretta, quindi non potevo pigiare stop, ho trattenuto il magone, è stata dura, però ora col tempo riesco un pochino a gestirla meglio. Però devo dire che chi si trova in questa situazione è spesso lasciato solo, molto lasciato solo, e io ho avuto fra tutti la fortuna di avere un'associazione che si occupava di questo, perché nei momenti di debolezza parlare con loro mi ha aiutato tanto. Quindi chi si trova magari in situazioni difficili
e si sente solo, magari l'associazione può aiutare tanto. Di sicuro comunque ci si trova da soli, però se si è positivi, se si espande la propria visione non soltanto all'uno ma all'umanità, di sicuro si possono fare grandi cose. Certo. E quindi il suggerimento che secondo me possiamo trarre dalla tua storia è cercare comunque di condividere ed essere positivi. Certo, Perché puoi fare o fai quello o che fai se no. Esatto. Per concludere, grazie mille sia della spiegazione che del progetto. Vi invito nuovamente ad andarlo a vedere, è qui sotto in descrizione. Dategli tutto il supporto che secondo me si merita, poi ognuno giudica per sé. Certo. E grazie ancora e buona fortuna. Grazie a te che mi hai ascoltato Grazie sul veramente. canale. E poi comunque se volete andate a vedere il suo canale, perché da avvocato fiscalista dà veramente spunti utili. Grazie ancora. Grazie a voi.